Allora, Aspetta. comincia già a ridere, ma non mi tocca fare un altro blooper. Vai, vai. 1, 2, 3. Ciao a tutti, siamo di nuovo qui, siamo tornati. Esatto, esatto. Siamo ritornati, ma sentivate sicuramente la mancanza e siamo di nuovo qua. Allora, questa sera facciamo una cosa diversa come abbiamo promesso, timer. Imposto il timer, 15 minuti, ci lasciamo margine per i saluti, Così evitiamo di andare lunghi. Sì. Allora, Esatto. questa sera, caro Tac, direi che possiamo usufruire dell'unico commento che ci hanno fatto, No, ma ce ne sono che stati anche altri, però. sì, bisogna essere onesti che qualche commento l'hanno fatto, ma ci hanno detto tutti: come siete bravi, come siete carini", non ci hanno aiutato per niente, quindi Vabbè, fa dobbiamo niente, però. trovare il sistema. L'importante è che lasciano i commenti, però. Sì, grazie, anzi, grazie a tutti quelli che hanno Esatto. commentato. E l'unico che è stato un po' più espansivo e ci ha detto di cosa vorrebbe sentirci chiacchierare, ha detto se parliamo di Whittling, e quindi caschiamo piuttosto bene, direi, come primo suggerimento, no? Sì, Alla assolutamente. fine è quello che ci piace un po' più di tutto da fare. Sì, sì, perché alla fine tutto si concentra lì, capito? Per noi, Poi, perché sì, poi se ti piacesse un altro mezzo, ovviamente ti piacerebbe di più parlare di motoseghe o di altre cose, sì, invece noi siamo coi coltelli. però capisci anche che parti da lì e poi ti espandi, capito? Sì, è vero, però conosco parecchie persone che sono ferme lì praticamente da sempre. Cioè, se è una cosa che se ti piglia in fissa sicuramente. Cioè, io Assolutamente. alla fine anche uso più altri mezzi perché magari mi aiuto a sgrossare il pezzo per fare un po' prima, queste cose qua, però l'intaglio a coltello non si batte. Sì, 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 sì. Tu vedo che ti sei messo tutti i tuoi prodotti lassù in alto. Sì, sì, Stavolta finalmente non sei al buio. No, c'è un faro di puntato che mi, mi prende gli occhi, però va bene Cos'è così. che ti, cos'è che ti Mi prende gli prende gli occhi? occhi il faro che ho lì in alto. Sei passato dalla penombra allo stadio. Allora, ne ho tre, a dire la verità. Uno, due e tre, quindi se così non mi vedete non so più che farci. Direi che stavolta ci siamo, alla grande Sì, sì, proprio. sì. Allora, che dire di questo Whittling che per chi ancora non lo sa, magari in Italia è l'intaglio a coltello, non significa altro che quello. A volte questi termini che usiamo sono un po' diversi tra gli stati, però significa semplicemente quello. E cosa si fa? Praticamente si dovrebbe utilizzare il coltello totalmente per portare il progetto a termine, cosa che è del tutto fattibile. Certo, si deve sempre partire comunque da un pezzo di misura adeguata, no, cosa dici? Se ti metti a Allora, fare sì, tutto così, a ricavarne un pezzetto diventi matto. sì, però io sono uno che ama farsi del male e a volte anche con pezzi da 5 centimetri per 15 mi metto lì. Beh, Logicamente se il pezzo deve venire, quello che devo intagliare deve essere grande, altrimenti con una sega a nastro si sgrossa. E sì. però se mi usi la sega a nastro finisci nel wood carving, quindi Eh, pecchi un po'. allora, ad esempio, una roba così, una dimensione così, può essere fatta col coltello, solo col coltello. Ok? Chiaro. Però il punto è che se io devo ricavare questo pezzettino da un pezzo di 15 centimetri per 5, capisci che non lo faccio a mano, perché sarebbe come spararsi, capito?
Sì e no, perché in pratica tu dovresti comprarti uno blocchettino di legno, come quelli che si trovano proprio apposta per la scultura, e farti un'immagine il più possibile adeguata con la dimensione che hai. Infatti anche se tu prendi i libri che parlano di darti progetti, ti dicono già tipo questo progetto è tot centimetri per un pezzo di legno di tot centimetri. Tu alla fine comunque sì, ritaglierai magari tutta la struttura nel bordo, però non è che ci perdi giornate No, no, a beh, sentire l'immagine. a meno che È ovvio. non sia una roba fatta tipo col traforo, ad esempio, oppure con la sega a nastro. Però comunque se bisogna prendere un pezzettino che ne so, solitamente i pezzi che vengono già fatti sono 2,5 per 10, solitamente una cosa così. Logicamente tu ti attieni a quelle misure. Sì, sì, sì. Almeno Poi dipende io cosa, faccio così. che dimensione, sì, che dimensione prendi, perché ci sono poi tutte le dimensioni. Mi sembra che non ci siano blocchetti oltre i 5, ma almeno non così diffusi, però Sì, però io preferisco, come ho già detto in un video, prendere sempre il pezzo più grande, perché se devo intagliare, devo fare qualcosa di più grande, ce l'ho. Se devo fare qualcosa di più a, piccolo, posso andarlo a rompere. a Insomma. ricavare, sì, ho capito. No, io invece no, quando decido che faccio l'oggettino, parto già sulla dimensione piccola e di solito compro un 4 centimetri, perché bene o male sono le dimensioni che faccio io, degli oggettini Certo. che faccio io. E se ho bisogno di fare una cosa più grossa, o vado su un pezzo più grosso, compro un pezzo più grosso, però mi tengo sempre che più o meno la mia dimensione ideale è il 4 centimetri. Infatti Sì, adesso non so se qua ho qualcosa, tipo queste sono, non so se si esatto. vede, Sì, 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 si vede. è piccolissima ed è ricavata da un 4 perché ha questo spazio qua. Si potrebbe Certo. fare anche 4 per 2,5, però mi trovo bene, via. Ma io sono uno che incolla anche le cose. Ecco, io non ho mai provato a far quello perché ho paura che si veda nell'intaglio. No, ti faccio vedere una cosa. Questa zucca qui Sì? sono 4 pezzi. Eccoli qua. Ah. 1, 2, 3, 4. Però hai fatto una cosa abbastanza grezza, cioè nel senso hai fatto giusto dei tagli in mezzo che probabilmente non sei andato nella fenditura della colla. Ho Sì, paura che a fare un oggettino piccolo così ti vai magari in vabbè. particolare e finisci nella colla. Beh, logicamente, allora questo è il taglio, qua non so se si vede, questo è il taglio della colla. Ah, Però il punto è che fare oggetti così grandi o hai un blocco grande e quindi lo ricavi da uno chiaro? solo, altrimenti se fai oggettini piccoli come i tuoi, secondo me non c'è bisogno di andare No, a no, no, no. andare a incollarli perché comunque li vendono già fatti. Quello assolutamente sicuro, non andrei mai a incollare per una cosa del genere, però anche se dovessi intagliare, che ne so, dimensione della tua zucca, dovessi intagliare lì, mi è già venuto più volte il dubbio che poi magari ti trovi la fenditura un po' larga, come dicevamo l'altra volta, magari la cicatrice, boh, mi darebbe fastidio, secondo che lavoro mi darebbe fastidio. Quindi Al- secondo me quel metodo lì si può usare su qualcosa e su qualcos'altro no. Io lo uso praticamente non su tutto, però molto spesso lo uso anche sul libretto dell'ultimo video, l'ho usato. Ho, non quello piccolo, ma quello grande, erano 2 pezzi di tiglio attaccati assieme. L'ho usato sulla barchetta, quella lì, Però perché tu ci faresti un wood spirit, un ognomo che ci devi fare il dettaglio dell'occhio, del naso su un pezzo così, che magari hai la fenditura qua. beh, se riesci ad affilare bene i coltelli o le sgorbie potresti anche farlo perché, ad esempio, se tu vai a beccare la fenditura della colla e devi fare l'occhio, prima lo passi da una parte e poi lo passi dall'altra in modo che lo appiattisci giusto. Sì, non è che ho paura di non poter attraversare la colla, ho paura che l'attaccatura non sia
come avere un blocco unico, che si veda l'attaccatura, non so come spiegarti meglio. No, l'attaccatura se dopo lo vai a colorare non si vede, perché nell'ultimo video, quello del libretto, ho fatto vedere anche come chiudere diciamo, quella linea che si crea dall'attaccatura, come chiuderlo con i colori. Basta che il colore sia leggermente più... come? Più denso. Esatto, sia leggermente più denso e la colla non si vede più, insomma, ecco. Un giorno o l'altro provo, ma io sugli oggetti di intaglio, proprio intaglio a coltello, rimango affezionata alla mia misura così piccola che anzi ho bisogno di darne via, non di attaccarci un pezzo. Ma ce ne sono un sacco di questi oggettini che ho fatto, che sono, adesso non mi viene in mente quale, però ce ne sono un sacco di oggetti che ho incollato, un sacco, 5 o 6, ecco, una roba così. Vabbè, già buono come esperienza. E legno, cosa diciamo? Allora, il legno migliore per gli intagli per eccellenza, direi che concordiamo tutti che è il tiglio. Io ho usato con moltissima soddisfazione anche il lacero. E cos'altro? Praticamente questi due sono i miei preferiti. Mi piacerebbe provare la balsa in un certo modo perché sono curiosa di... È molto tenera. Sì, sono curiosa di quello perché è talmente leggera che mi piace l'idea, però non penso che vengano chissà che... Non so, mi dà idea che non riesce a dettagliarla bene, tipo il problema che dà l'Aius, via. Tu hai provato già a balsa? No, però ho avuto in mano del legno di balsa e ti dico che riesci a intagliare anche con l'unghia. Sì, è proprio quello, cioè mi piace quest'idea che sia così soffice che puoi farlo veramente con le mani, però non lo so, mi dà un'idea che non tenga la solidità dell'intaglio poi, cioè magari puoi fare un oggetto molto stilizzato, che ne so, un cuoricino, sicuramente viene bene, ci metterai un secondo, ma magari fare un ognometto ti si impastano gli occhi. Secondo me dà un po' il problema che abbiamo noi con l'Aius, cioè probabilmente la balsa è l'Aius estero. La vedo un po' così. L'Aius è un legno che secondo me va bene solo per il modellismo, nel senso io ho fatto cose in Aius, tipo questo, se non sbaglio, questo coso qui, questo cactus è stato fatto in Aius col traforo. Ho usato anche i coltelli, difatti porto anche delle cicatrici per via dell'Aius sulla mano. Che ne abbiamo già detto l'altra volta. Esatto, però si sgrana troppo. Quindi fai molta fatica, a meno che dopo lo passi con della carta vetro, però fai molta fatica ad esempio la sgorbia fa fatica a essere pulita, il taglio della sgorbia fa fatica a essere pulito. Sì, anche il coltello ti rimane attaccato. Non c'è niente da fare perché comunque il tiglio è compatto, è uno dei pochi che è effettivamente super compatto, molto omogeneo, molto elastico, ed è quello che tiene gli intagli, soprattutto per il coltello, perché poi se uno usa un altro mezzo alla fin fine un po' tutti i legni vanno bene, comunque ci si può riuscire. E sull'intaglio a coltello hai bisogno di un qualcosa che regga il taglio, secondo me, quindi c'è bisogno di questo, e sicuramente è comunque anche un legno che non si fa eccessiva fatica, cioè si penetra molto bene, quindi ha questi belli intagli lisci, piatti, che si possono fare anche dei bei lavori con più stili diversi. Mi viene in mente lo stile scandinavo, ad esempio, che ha tutte queste belle linee piatte con il tiglio, risaltano a bestia, è molto molto bello. Sì, noi abbiamo anche il pinocembro qua in Italia, probabilmente anche da altre parti, che sono i miei due legni preferiti perché il pinocembro ha un profumo incredibile, imparagonabile.
se non è perfettamente lavorato proprio a livello di darti il pezzetto da tagliare, è durissimo, perché è una Quello sì, pietra. quello sì, quello sì. Guarda che bello questo, l'ho Mm? comprato in Austria di Pino Cembro, lo fanno con dei macchinari che Mm? praticamente fanno delle coppie. Sono tutte coppie, infatti questo qui è il pezzo che il macchinario non vede perché rimane dietro Certo, e tu hai l'oggettino e te lo puoi, cioè per uno che non è tanto capace, parte da questo e ha già una bellissima figura e ci fa solo magari dei dettagli. Vabbè, io adesso ho comprato questo che era veramente mignon, però mi piaceva tenerlo per ricordo. E tu ci fai gli intagli sopra e ti porti a casa un risultato incredibile. Questo pezzo qua è fatto di centro praticamente, del centro del pino, e quindi è anche molto, molto delicato. eh sì. Poi, come hai detto tu prima, quando usi altri metodi di scultura, cioè altri strumenti di scultura, va bene un po' tutto. Cioè, ad esempio Sì, io... sì, sì, sì. Adesso noi ci limitiamo a questo giro di parlare solo di questo, visto che probabilmente i minuti staranno già scadendo. Mm? Direi che per i coltelli non possiamo altro che consigliare, soprattutto per un principiante che non ha idea di che cosa si troverà davanti, di andare dritto tranquillamente su un tiglio che per parecchio tempo non lo abbandonerà. Poi Sì, assolutamente. imparando ti verrà la voglia di provare un legno diverso anche per vedere come reagisce o meno. Io ad esempio sono arrivata all'acero anni dopo gran solo tiglio. Ho fatto anche del pioppo, ho fatto del pioppo a coltello, ma non mi è piaciuto per niente perché il pioppo ha una vena orribile nera al centro, che rimane proprio al centro del pezzo, e quindi se tu vai a scavare un pochettino di più ti trovi poi nel buco e non, praticamente perdi il progetto perché ti trovi tutti i babbacetti bucati. È vero, è vero. Sì, sì. Io quando ho cominciato così con l'abete. L'abete sì, di nuovo bello, però l'abete ha la problematica diciamo degli strati, che attraverso ogni strato c'è la resina e la Esatto. resina è un po' difficile, sporca il coltello, devi affilare anche molto di più, poi è più Sì. rigido. Sì, beh, poi le mani non le senti più quando hai finito il pezzo, È capito? quello. Il profumo è indubbiamente tra i miei preferiti in assoluto, però anche il tiglio comunque è delicatino, ma c'ha un bel profumo, poi ha un bellissimo colore, sempre questo Sì, bianco rosato, molto omogeneo. Secondo di che progetti si fa, hai anche bisogno di scegliere un legno che sia effettivamente, diciamo, del colore tutto uguale, non so come dirti. Perché non sì, so se tu certo. fai, mi viene in mente, tipo fai un comfort bird, è bello che abbia le striature, quindi è bello prendere un pezzo di legno che abbia abbastanza durame, abbastanza alburno da poterlo combinare, o di quelli che comunque vengono variegati. Se fai un intaglio di questo genere qui, secondo me è meglio una cosa più compatta, di un colore uniforme, che se vuoi puoi anche decidere di non colorare, ma noi quasi tutti coloriamo, naturalmente. Sì, il punto è che ho notato questa cosa nei volti, che il tiglio colorando il resto ad esempio un ognomo, colorando il resto, lasciando il volto naturale col tiglio, ti dà l'idea proprio del colore della pelle. Sì, sì, è vero, anche perché ha un colore biancastro, quindi sul bianco Sì, prende qualsiasi bel colore, questo è senz'altro. E non ti trovi con la variante di colore sotto che ti darebbe che questo ha la faccia metà bianca e metà di un altro colore, sì, che è sì, sì, sì. importante. Sì, Tipo, comunque i legni purtroppo purtroppo, no, anzi, per fortuna vanno scelti molto in base al progetto che devi fare, come si deve stabilire che tipo di progetto devi fare per sapere gli strumenti o altre cose, allo stesso modo devi poter saper scegliere un legno. Diciamo che abbiamo consigliato questo tiglio proprio perché comunque è versatile in tutte le maniere. lo chiamano legno dello scultore, quindi... Decisamente il legno dello scultore. Poi è bello che ci sono parecchi posti, mi dicevano, forse anche in America, che hanno
white cheddar, qualcosa del genere, che di nuovo è morbido e bello, un bel colore e lo intagliano molto bene. Ogni posto ha la sua, come ti dicevo, lì in Austria solo Pinochet, non esiste una scultura fatta di altro, loro hanno quello e ovviamente usano quello. Però dipende anche dalla zona, cioè come dicevamo anche l'altra volta, la reperibilità dei pezzi è molto difficoltosa, soprattutto secondo le zone. Sicuramente, difatti, cioè, capita anche a me di intagliare, principalmente tiglio, però se mi capita, non so, cedro del Libano, così, lo utilizzo per altri progetti rispetto che con l'intaglio coltello. Chiaro, perché è importante anche valutare la porosità del legno, diciamolo, perché è un legno troppo poroso, all'interno aria e sono spaccature, sono tagli malfatti, torniamo sulle problematiche che dicevamo prima, balsa, aius e via discorrendo. Esatto. Ci siamo. Perfetto. Stavolta ce l'abbiamo fatta, funziona questo metodo. Quanto siamo? Ho barato un pochettino, mi sa che questo è 20, perché avevo messo un 15 e poi ho detto non ce la possiamo fare. Quindi dai, uscirà un 22, dai, siamo stati ottimi rispetto a 1 ora e 10 della scorsa volta. Sì, perché poi c'è anche da editarlo tutto. Ma sì, vabbè, a parte quello, però possiamo dire una cosa, quella prima puntata la dobbiamo vedere come un pilot di una serie, sono sempre 2 episodi attaccati, non possono lamentarsi. Possiamo fare una divisione tra la parte 1 e la parte 2, però ormai è già uscito, quindi... No, ci avevo pensato, ma ho una certa avversione per queste parti 1, parte 2, che poi mi dimentico di andarla a vedere, non capisco più niente, o nel momento che sono lì vorrei sapere, non me lo dicono. Ma lo fanno apposta. Se lo vuoi te lo guardi, io sono molto più della terra. Sì, no, ma più che altro il fatto che se una cosa esce lunga, dopo... Sì, però te la puoi vedere anche in più rate, nessuno ti corre dietro. Sì, sicuramente, però sai, da quell'effetto di continuità. Vero anche questo. Va bene, allora, grazie anche per questa serata, per questa cosa che ci è sembrata brevissima sicuramente. Rispetto all'altra volta è stata bestiale, ci ho messo un attimo. E quindi niente, rinnoviamo, commentate per avere un nuovo argomento, se no a vostro rischio lo inventiamo noi. Esatto, inventiamo noi. Sarà il primo canale che minaccia gli ascoltatori dicendo: se non commentate parliamo per 3 ore. Quindi mi raccomando. Una volta si diceva penna in mano, qua invece no, tastiera alla mano. Tastiera alla mano. E diteci qualcosa anche questa volta, se vi è piaciuto, oppure se dobbiamo cambiare qualcosa. Abbiamo fatto dei piccoli cambiamenti e speriamo che audio, queste cose qua siano leggermente migliorati, e altrimenti vediamo di cambiare ulteriormente i parametri. Sì, esatto. Però credo che sia andata bene stavolta. Anche l'altra volta ci sembrava bene, poi ci siamo disperati dopo. No, noi stavolta ci siamo disperati prima. Meglio. Quello sì. Va bene, allora buona serata a tutti, buona serata TAC, ci sentiamo presto, sempre ancora a sentimento per il prossimo episodio, non si sa. Così, via. Ok, ciao a tutti. Ciao, buona serata, ciao. Buona serata, ciao.